Ah, credo questo. Sì, ma non solo questo qui. Bello ce l'ha. Questo vede Alberti, questi sono di pattuglia loro, ma senza pantaloni bianchi, non so come mai. Valuviti è stata la fossa della Giulia, della Cunense e dell'altra divisione di fanteria, 3 divisioni di fanteria che sono stati bloccati tutti a Valuviti. Loro hanno incolonnato la notte con quel freddo e poi li buttavano con i capannoni senza, con vetri rotti, con un freddo magari di 20, perché erano 40, ma io 40 non credo, ma 20-25 sì, sicuramente. C'era la popolazione, mi diceva Vicentini, che lui era sempre in testa, gli tiravano delle patate quando passava, patate cotte, no? Poi lui ha avuto la fortuna anche di entrare in una casa, capito? E, insomma, anche lui ha avuto fortuna. E anche lui ha fatto 3 anni e mezzo di prigionia in Russia. Comunque io sono arrivato lì e ora tornando al discorso, sono arrivato a Rimini, mi hanno tenuto 15 giorni, ho passato la febbre e tutto, sono ritornato a Trento, dove ero venuto. Eravamo a Prati di Piteno, una centrale elettrica, e si faceva la guardia a questa centrale contro eventuali sabotatori. Eravamo tutti reduci, chi dalla Jugoslavia, eravamo tutti alpini, ma tutti reduci dalla Russia, insomma. E s'era 12 o 13, mica tanti, quindi non me lo ricordo neanche. E lì siamo stati una quindicina di giorni, 20 giorni, 20 giorni. Poi è arrivato l'8 settembre, mi ricordo che l'8 settembre ero a cercare le stelle alpine. I tedeschi ci vennero a prendere il 9. Una squadra bene armata fino ai denti. C'era un altatesino che diceva: voi siete fortunati, andate a casa, insomma, no? Ma non ci si credeva a noi. No, non ci si credeva. Si è fatto 3 chilometri a piedi, siamo andati nella piazza di Vipiteno. Nella piazza di Vipiteno avevano già raccolto qualche migliaio nella zona di diverse armi, anche, oltre che gli alpini, anche altre, non so se c'era la fanteria, se c'era quello che c'era. E in ogni modo, e lì ormai noi si erano rassegnati, ci hanno preso, ci hanno caricato su treni merci, come sempre, e ci hanno portato, a me mi pare, in Prussia orientale. Ci hanno tenuto lì, ci hanno rapato tutti, noi. Hanno fatto dietro la schiena un triangolo rosso, dietro la schiena, nella giacca, e siamo diventati dei prigionieri. Di lì poi siamo andati, mi pare voi che però io in tedesco, capito, posso sbagliare il nome, mi pare Mulberg a me, dove c'era un campo di prigionieri anche inglesi, ma c'era diviso in diversi settori. E noi ci mandarono in un settore dove c'erano gli italiani. I tedeschi, siccome avevano necessità di manodopera, chiedevano con l'altoparlante, chiamavano, vogliamo per dire dei tecnici, insomma, più che altro curavano queste cose da primo. Ma nessuno andava. Appena ricevevano, c'è delle fattorie che chiedono, insomma, quando parlavano di fattorie agricole, insomma, tutta la gente andava, tutti noi soldati, si andava per andare lì. Allora capirono che facendo così loro non avrebbero avuto, non potevano. Allora iniziarono a fare dei settori, quella dell'industria 100, a noi ci è toccato 100 eravamo, e siamo andati in Sassonia, a Schopau. Chemnitz sarebbe stata la città, la provincia, che una volta si chiamava Karl Marx, i tedeschi, non so se sapeva questo, che io non la trovavo mai nella cartina, perché c'era scritto Karl Marx,
Chopin ci siamo stati circa 20 mesi circa, perché poi dopo è arrivato, siamo stati prigionieri, nel maggio, mi ricordo, per me era l'8 maggio, loro dicono 6, ma era l'8 maggio, perché prima di arrivare si è trovato praticamente, quando si è passato forse c'erano dei carri armati americani, certi colossi di carri armati, che lì c'era, in questo paesino c'erano le munizioni, quindi c'era stato sicuramente un combattimento lì. Noi siamo passati, io avevo la bandiera che avevo fatto allora, la mia signora, che è tanto brava, l'ha vista un po' così, me l'ha buttata via. Ah, ecco, lì abbiamo assistito all'incontro fra russi e gli americani. Siccome gli americani erano arrivati i primi in questo paese, la bandiera sul campanile era americana. Però Sassonia sa benissimo che era un territorio della Russia, assegnato alla Russia. Arriva russi, comandanti, si sente non litigare, ma piuttosto andarono su, levarono quella e ci misero la loro. Misero la russa, la bandiera russa. E così è andata. Siamo andati con gli americani, io con gli americani mi sono trovato bene, perché 5 Stelle ci misero a distribuire il mangiare ai soldati, quindi non era una pacchia. C'erano delle masse di sigarette in catena, roba dell'altro mondo. L'abbondanza della nazione in quell'epoca era una cosa incredibile. Ma io non ho mai visto un affare così. Ma insomma, in ogni modo io non fumavo, a me non mi interessava delle sigarette. Siamo stati lì, poi era una divisione quasi di italo-americani, di genitori italo-americani. Qualcuno parlava un po' anche l'italiano, ma insomma pochi. Comunque c'era un tenente, mi chiamava Oswald, che era quasi un amico, insomma. Aveva confidenza con me. Ora mi vedeva un ragazzino, capito, lì. La divisione poi andava in Giappone. E lì siamo stati bene, siamo stati un mesetto, anche più. Poi ci mandavano vicino a Norimberga, Koppingen si chiama questo paese. E lì c'era un centro di raccolta dei prigionieri in attesa di rientrare poi in Italia. E sono rientrato, ma lì c'erano tutte le feste, balli, danze, ma era tutto una festa. E lì si stava benissimo, guarda, una cosa incredibile. Si era liberi, non è che si poteva andare fuori, non è che non si poteva andare fuori con gli americani. E poi è arrivato, mi pare, il 6 di luglio del 1945, siamo saliti su un treno, mi pare si è attraversato Ulm, mi pare una città tedesca, Ulm ci sia, e siamo arrivati in Italia. E sono arrivato il 7 mattina, sono arrivato mamma mia, che distruzione in Italia, cose dell'altro mondo. E piano piano siamo arrivati a casa, si è trovato poi a Campo Tizzolo, uno stabilimento dove c'erano gli stabilimenti di munizioni. Qui a Campo Tizzolo si è cominciato a trovare degli amici, ci hanno preso, insomma, ci hanno fatto festa, ci hanno un po' assistito per quello insomma, quell'epoca era così, non era, parlo del 45, di 7 luglio. È stata una festa per noi quando sono arrivata a Maresca, insomma. Poi il fatto dei contatti con le persone, avevo degli amici, noi eravamo 7 del mio paese e sono ritornato soltanto io. Gli altri tutti dispersi poi, tutti dispersi. Non si sa che sono morti in combattimento, sono tutti dispersi. E quindi venivano, facevano vedere fotografie anche dei paesi vicini, sa, ce n'è uno che è rientrato dalla Russia, ma poi che potevo conoscere io? A fatica conoscevo quelli del mio Fotone, a fatica conoscevo quelli del mio Fotone. Io comunque sono qui con fortuna, fortunissimo, perché è stata veramente per me una fortuna, perché anche di quei prigionieri che fecero, come dice Vicentini, 220 o 230 che erano, ne sono nati 17, capito? 17, perché io ero tra quelli che non tornavo sicuramente, perché la mia situazione fisica era quella che era e non potevo neanche, forse morivo lo stesso giorno, e ne morti tanti di questi ragazzi, molti.